gli altri video ASMR. Saprete che durante questi video mi piace leggervi una favola, un racconto. Le favole che leggo di solito sono favole di Esopo. Per chi non lo sapesse, Esopo era un favolista greco che ha scritto molte favole che adesso vengono lette ai bambini, perché ciascuna di esse contiene una morale o una piccola lezione. Qui di fronte a me ho, come sempre, il mio iPad con il testo della favola. La favola di oggi si chiama Il leone ed il topo. Siete pronti per iniziare? Vi consiglio di indossare degli auricolari per rendere il racconto ancora più rilassante. C'era una volta, nella grande foresta, un maestoso leone. Si riposava ogni giorno all'ombra di un grande albero. Stava controllando in lontananza se c'erano delle prede da poter cacciare. Ma in quel momento non vedeva niente. Così il pomeriggio passava lento. All'orizzonte non c'era nessuna preda da poter prendere, ma la pancia iniziava a brontolare dalla fame. Forse è meglio se mi sposto da qui e vado a cacciare in un'altra zona. Ma proprio quando ormai aveva deciso di alzarsi e andare via, ecco un piccolo topolino corrergli proprio davanti alle zampe. Il leone colse al balzo l'occasione e con uno scatto felino bloccò la coda del topino con la sua zampa. Il topino, che sperava di non essere visto, iniziò ad urlare disperato quando sentì di essere bloccato. Il leone già pregustava il piccolo bocconcino come antipasto e si stava leccando i baffi. Ma il topino, con le lacrime agli occhi, iniziò a supplicarlo: non mangiarmi, signor leone, ti prego, non mi mangiare. Il leone sorrise ed iniziò a tirare con la zampa il topino verso di sé. Signor leone, continuò il topino, non ti sazierei che per pochi minuti, da tanto sono piccolo. Il leone pensò che questo era vero. Poi le mie piccole ossicine rischierebbero di andarti di traverso in gola. Anche questo era vero, pensò il leone, che smise di trascinare verso di sé il topolino. Se mi lascerai andare, ti sarò riconosciuto.
ringraziò solennemente, con grandi inchini e baciazambe. E piano piano scomparve tra le sterpaglie della foresta. Il leone si decise infine ad andare in cerca di altre prede. Si incamminò dentro la foresta, ma dopo essere avanzato un po', ecco all'improvviso un legaccio fatto di corda che lo intrappolò. Il leone capì subito che quella era la trappola costruita da qualche cacciatore e sapeva benissimo che a quella trappola non c'era scampo. Il leone tirò con tutte le forze per cercare di liberarsi, ma più tirava, più il legaccio gli si stringeva alla zampa. Dopo molti tentativi, il leone si rassegnò, si mise così ad attendere il proprio destino, ma ad un tratto sentì qualcosa che stava lavorando sulla corda. Guardò meglio e si accorse che era il topolino di prima, che stava cercando di tagliare il legaccio con i suoi denti aguzzi. Non preoccuparti, signor leone, tra poco sarai di nuovo libero. Il leone fu sorpreso dal gesto del topolino. Non si sarebbe mai aspettato che un animaletto così piccolo avrebbe potuto salvargli la vita. Topolino mio, io ti ho risparmiato la vita e ora tu salvi la mia. Questo ti fa grande onore. Il topolino intanto lavorava veloce e in pochi attimi il leone fu libero. Signor leone, quando si dà la parola d'onore, la si mantiene. Certo, topolino mio, e io ti ringrazio moltissimo per avermi liberato da questa trappola terribile. Ora siamo pari e per tutta la vita io ti sarò riconoscente. I due si salutarono e andarono ognuno per la propria strada. Ma il leone aveva imparato una lezione importantissima. Bisogna essere gentili con tutti, anche con il più piccolo degli esseri viventi. Fine della favola. Questa favola ci insegna che chi è più grande non è necessariamente più forte. Ci insegna inoltre che dobbiamo prestare gentilezza a tutti, che essere più piccoli non significa essere più deboli. Con la prepotenza e con l'arroganza non si ottiene nulla, si ottengono solamente nemici. Al contrario, con la gentilezza e con l'onestà si possono stringere nuove amicizie ed avere nuovi alleati per il resto della nostra vita. Vi è piaciuta questa favola? Spero che questo racconto vi sia piaciuto e che questo video vi abbia rilassati. Io vi ringrazio tanto per averlo visto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A
presto.